Ciao ragazzi ed eccoci per la terza e ultima puntata riguardo al viaggio che abbiamo fatto in Giordania a Natale. Ultima puntata in cui vi parlo di due cose molto diverse da quelle che abbiamo visto prima, quindi da una parte il Mar Morto e dall'altra parte la città di Amman, cioè la capitale della Giordania. Bene, cosa dire? Noi quando siamo arrivati sul Mar Morto abbiamo soggiornato presso un hotel. Questo perché per accedere all'acqua, quindi per poter fare il bagno, è necessario avere di base dell'acqua corrente per potersi lavare. Questo perché, come tutti sapete, il Mar Morto ha una salinità elevatissima, quindi non si può fare un bagno che dura più di tot e bisogna, una volta usciti, lavarsi l'acqua salata di dosso. E quindi cosa succede? Che praticamente la zona dei resort si trova a nord del Mar Morto, sulla costa giordana chiaramente, la costa di Israele e un altro paio di maniche, e quindi soggiornando presso un resort si ha la possibilità di avere una spiaggia attrezzata per poter fare i famosi fanghi e per poter fare il bagno nel Mar Morto potendosi dopo lavare. E quindi è tutto pieno, diciamo così, di resort di base anche di abbastanza di alto livello. Quindi una volta arrivati abbiamo fatto appunto siamo scesi alla spiaggia e abbiamo fatto l'esperimento dei fanghi. L'esperimento dei fanghi di cui vi riporto qualche stralcio, non so quanto siano effettivamente utili ed efficaci alla pelle, però insomma una volta che si è lì non si può non farlo. Ci si spatacca addosso questa cosa un po' putrida, dopodiché ci si lava abbastanza con difficoltà, devo dire, dentro il mare stesso. Il problema è che la spiaggia che diciamo, si può vedere e in cui si può fare il bagno non rende giustizia alla bellezza del Mar Morto, nel senso che chiaramente sono anse abbastanza sfruttate turistiche e quindi non rendono quella che è la particolarità vera del Mar Morto, e cioè di avere effettivamente la costa solo fatta di sale, come vedremo negli scatti più avanti. Quindi detto questo, chiaramente esperienza da fare già che si è lì. Sapete che il Mar Morto è il punto più basso della Terra, è tot metri sotto il livello del mare, non mi ricordo 40, mi sembra sotto il livello del mare. E quindi sicuramente l'esperienza di farsi il bagno è abbastanza divertente perché si galleggia tantissimo e è impossibile nuotare perché i piedi ti stanno così fuori dall'acqua che non puoi neanche riuscire a nuotare. Quindi insomma è una situazione un po' particolare, vale una risata, si fa assolutamente. Ma la cosa veramente bella è proprio invece il giro che si può fare lungo il resto delle coste. Il resto delle coste che sono non attrezzate, quindi volendo le persone si fanno il bagno anche lì. Chiaramente il problema è che bisogna avere a disposizione dell'acqua potabile, cioè dell'acqua insomma non salata, potabile per darsi una lavata addosso, e quindi molta gente si compra delle bottiglie d'acqua e si va a fare il bagno così. La situazione quando si arriva a questa serie di insenature è veramente bellissima. Vedete questo mare con questo colore incredibile e lì per lì non ci si rende conto che quello che si vede è sale, cioè è solo sale, non è una spiaggia di sabbia, è solo sale. Quindi quando si scende si cominciano a vedere tutte queste, come dire, tutta questa tipologia di sale in varie maniere. Ci sono dei pezzi più tondi, tipo più globulari, ci sono dei cristalli, ci sono vari tipi di formazioni, sono bellissime. E il problema è che questo posto è pieno di mosche da far spavento, quindi se anche uno si vuole stendere un pochino a prendere il sole in riva a questo bellissimo mare, la cosa non è semplice perché sei veramente invaso dalle mosche, dopo un po' veramente tiri una madonna e vai via perché non ne puoi più. Però veramente uno spettacolo, e tra l'altro l'acqua, pur essendo dicembre, era assolutamente godibile, quindi top, bellissimo. Dopodiché abbiamo fatto un altro po' di giro fino al tramonto e siamo scesi su un'altra insenatura molto più selvaggia, invece molto meno raggiungibile, rischiando anche di ammazzarci perché ci sono delle specie di crepacci formate dal sale, quindi per arrivare effettivamente al mare bisogna oltrepassare dei pezzi partendo dalla strada diciamo panoramica per arrivare giù e insomma non è propriamente una cosa molto sicura, però siamo abituati a lanciarci giù per i dirupi, quindi insomma abbiamo fatto anche questo e da qui abbiamo goduto di un tramonto veramente spettacolare sul Mar Morto. E vedete questi scatti veramente bellissimi. La cosa incredibile è che quella che vedete non è sabbia ma è sempre e solo sale.
Detto questo, finito il giro sul Mar Morto, siamo andati, abbiamo fatto una notte di pernottamento intermedia in un sito freddissimo, un'esperienza veramente allucinante, però va bene. Però c'era un gatto stupendo. Se mi avete seguito su Instagram avete visto che ho fatto foto di 1 milione di gatti mentre eravamo lì, e quindi io molto felice per questa cosa. E siamo arrivati quindi ad Amman. Amman è una città che dire caotica è un eufemismo, è un casino sovrumano, nel senso che a livello di traffico arrivarci in macchina è veramente challenging. E noi eravamo in macchina perché ovviamente avevamo fatto prima tutto il giro del resto del paese. Abbiamo alloggiato un po' fuori dal centro stretto, e in realtà rispetto a quello che mi avevano detto, e cioè che il centro era difficilmente raggiungibile in auto, non è assolutamente vero, cioè in auto si può arrivare abbastanza di vicino alla cittadella, una roba da un quarto d'ora a piedi, quindi ragionevolissimo. La cittadella è considerato il punto, diciamo, panoramico della città, in cima a tutta questa serie di rovine che vedete in questi scatti, che per carità belle, però a mio avviso la cosa bella è proprio la visuale che si può avere sulla città di Amman. La città di Amman è chiamata la città bianca e da questi scatti penso che possiate facilmente intuire il perché. La città di Amman è molto bella, però a mio avviso, come anche Aqaba, manca un pochino di atmosfera. Cioè, rispetto a una città come Istanbul, che ha veramente, non so, ti respiri qualcosa di strano, di particolare, di esotico, secondo me qua è una situazione ancora un po' caotica, un po' troppo di degrado, insomma, sì, vale un giro, però ecco, non è un posto che ti rimane come qualcosa di particolarmente pieno di atmosfera. Bellissimo comunque potersi fermare a mangiare nei posti tipici, abbiamo mangiato in un buco proprio in centro vicino all'anfiteatro, che tra l'altro è ripidissimo, quindi un posto particolare da vedere, da arrivare in cima è abbastanza faticoso tra l'altro, ed è veramente ripido, cioè quando sei in cima ti fa un po' paura guardare giù. E proprio lì vicino abbiamo mangiato in questo posticino super tipico in cui eravamo gli unici occidentali, io chiaramente l'unica donna senza velo, quindi guardati malissimo, però abbiamo mangiato divinamente, abbiamo speso 5 dinari che sono praticamente 7 euro, una cosa del genere, in due, spettacolo. Dopodiché abbiamo finito, insomma, l'ultimo giorno che eravamo in Giordania, abbiamo finito il giro passando per un pochino appunto i quartieri di Amman. Considerate che ci sono una serie di mercati, parecchi, però onestamente anche qui non mi è sembrato che avessero l'atmosfera che hanno invece i mercati delle spezie, insomma, di Istanbul ad esempio, di cui vi linko il video qua sopra. E Amman, a mio avviso, la cosa bella è proprio questa situazione un po' di degrado, cioè ha un suo fascino un po' triste, un po' decadente. È piena di graffiti molto belli, e quindi insomma qualche scorcio della città a mio avviso vale la pena, ecco, sicuramente vale la pena. Detto questo, al termine del nostro viaggio, chiaramente siamo rientrati partendo di nuovo dall'aeroporto di Amman con il volo diretto per Bologna, volo molto comodo, devo dire. Devo dire è stato un viaggio veramente bello, noi siamo stati 10 giorni che sono forse un po' troppi per vedere questi punti della Giordania, cioè a mio avviso anche un viaggio da 7 giorni risulta più che sufficiente, magari appunto togliendo un paio di giorni ad Aqaba che a meno di stagione ad hoc non è che valga granché la pena, e anche togliendo qualche giorno ad Amman, nel senso noi alla fine abbiamo fatto un itinerario abbastanza lungo. Anzi, se volete, probabilmente a breve farò una specie di blog in merito, magari lo riporto in descrizione, se a qualcuno potesse fare comodo per organizzare un viaggio, se vi serve qualche consiglio sulla Giordania, se posso esservi d'aiuto, ben volentieri. Comunque insomma ho portato a casa un sacco di scatti, penso di aver fatto bene a scattare abbastanza perché di sicuro non è un viaggio che si fa ogni 5 minuti. Spero che vi siano piaciuti e niente, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!